Il fatto di essere musulmano non vuol dire che devi compiere atti di terrorismo. Nel bacino del lago Chad dal 2014 è presente il gruppo estremista Boko Haram e la popolazione sta conducendo una lotta quotidiana contro il terrorismo. L'affermazione della cultura e delle tradizioni locali è uno degli strumenti impiegati dalla gente per non soccombere al totalitarismo jihadista. Ci troviamo a Bol, sul lago Chad, dove è in corso la festa della comunità Buduma, una comunità che ha aderito per prima alla setta Boko Haram e che adesso, facendo conoscere alla gente la sua cultura, la sua musica e le sue tradizioni, sta cercando di uscire dalla stigmatizzazione e sta cercando di dimostrare che un altro Islam, non integralista, non estremista e che non crede nella Sharia è possibile. Uomini e donne di etnia Buduma si lasciano andare in canti e danze che sono la manifestazione evidente della volontà di non arrendersi alla legge del terrore, che vieta ogni forma di espressione artistica. E tutti celebrano Yusuf Mamadou Affono, il capo cantone di Nguela, in prima linea nella lotta contro il terrorismo. Io penso che la musica e le danze tradizionali da sempre appartengano al mondo musulmano. Il fatto di essere musulmano non vuol dire che devi compiere atti di terrorismo. L'Islam non ha mai detto di fare così. E io credo che quelli di Boko Haram non abbiano nessun rapporto con l'Islam. Parlando delle strategie adottate per difendersi dagli attacchi dei terroristi, il capocantone ha poi spiegato: noi abbiamo messo in piedi i comitati di vigilanza, che sono formati da uomini molto attivi. I comitati sono formati da giovani dei villaggi che vogliono difendersi dalle invasioni di Boko Haram. Per conoscere quindi il lavoro degli uomini e delle donne che formano i comitati di autodifesa, abbiamo trascorso una giornata insieme a loro. Ci troviamo a Bole, oggi è mercoledì, il giorno di mercato, e gruppi dei comitati di autodifesa, insieme a delle pattuglie dell'esercito ciadiano, controllano tutti coloro che vengono a vendere merci qui al mercato cittadino. Perquisiscono gli uomini, perquisiscono le donne e controllano tutte le masserizie che portano con sé. Le donne e gli uomini controllano tutti e tutto. Una giovane viene obbligata a bere da una bottiglietta per avere così la certezza che non trasporti del veleno. Le gerle del pesce e i sacchi sui carretti vengono perquisiti. E i volontari spiegano di essere esposti a un enorme rischio, perché se dovesse presentarsi un terrorista si farebbe esplodere lì, in mezzo a loro. Aggiungono però che il loro sacrificio è necessario per difendere la popolazione e per impedire che Boko Haram possa prendere il controllo di tutta la regione.